Hi, this is Rosie and welcome to Rosie Reacts. Today I'm going to be reacting to what you still don't know about BTS Spring Day music video. Apparently this is in Italian and has some English subtitles. This was recommended to me by one of my viewers, and even though I've already watched a Spring Day explained video, I am going to give this a try because you can never know too much, right? I'm sure there's probably things that this video picked up on that maybe the other one didn't. So I'm curious still. So let's jump into this. Benvenuti nel mio canale. Oggi analizzeremo insieme il video della canzone Spring Day dei BTS. Spring Day è uno dei brani del nuovo repackage album Wings You Never Walk Alone. Se fate attenzione potete notare come il logo dell'album sia composto da 4 nastri gialli. Il nastro giallo è un simbolo universale, infatti lo trovate anche fra le emoji di WhatsApp. Può avere vari significati, ma per lo più è associato a coloro che attendono il ritorno di una persona cara. Rientra nella categoria dei nastri della consapevolezza usati per esprimere sostegno a favore di cause e campagne civili. In particolare in Corea del Sud è stato usato come simbolo in memoria delle vittime del naufragio del traghetto Sewol, che avvenne il 16 aprile del 2014 e portò alla morte di 304 persone, la maggior parte delle quali studenti in gita scolastica. I BTS hanno recentemente fatto una donazione ai genitori delle vittime di questa tragedia, ma di questo parleremo più avanti. Ci sarebbe moltissimo da dire sulla questione, in particolare sul comportamento inaccettabile dell'equipaggio della nave e della guardia costiera o sulla corruzione e negligenza del governo They were della just like stampa, ma mi limiterò having a a drink while the riportare le vicende più gravi ship connessi al video was di Spring sinking. Day. Osserviamo la scena iniziale del video. Vi si trova in una stazione che in Corea non è più in funzione da molti anni, ma si inginocchia appoggiando le orecchie sulle rotaie per sentire se il treno stia arrivando. Se ascoltiamo bene, però, possiamo sentire il segnale sonoro di una nave. Subito dopo, Oh, is that like a ship sale un sound? treno I immaginario su don't dei know. binari vuoti. Il treno traghetto non arriverà mai e vi finirà per camminare tristemente in mezzo alle rotaie. Queste scene rappresentano il sentimento dei parenti e degli amici delle vittime, l'aspettarsi di veder comparire da un momento all'altro i propri cari come se nulla fosse successo, ma anche la loro richiesta a lungo inascoltata di riportare a terra il traghetto che si trovava ancora negli abissi assieme ai corpi di 9 dispersi fino a pochi giorni fa. Oh, that's Le so prime parole sad. della canzone sono "Mi mancate", mentre viene inquadrato il mare e Jimin che lo osserva. Poco dopo lo vediamo trovare delle scarpe sulla spiaggia e notate anche come sono rovinati i vestiti che indossa. La scena fa quindi riferimento agli indumenti delle vittime, sia quelli persi I in hadn't mare che even quelli noticed come le that. scarpe che Wait. vedete. E notate anche come sono rovinati i vestiti che indossa. La scena fa quindi riferimento agli indumenti Yeah, delle they vittime, are sia torn and quelli stuff. persi I in had mare that. che quelli come le scarpe che Really, vedete all lasciati the sul little molo come details. tributo nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. Da qui arriviamo alla scena nella lavanderia. Jimin si tiene accanto le scarpe come a rappresentare un amico che non c'è più. Se i vestiti simboleggiano le vittime, gli oblò delle lavatrici ricordano quelli di una nave, quindi anche le lavatrici rappresentano il traghetto e i vestiti sono le persone intrappolate all'interno. That is fairly I cestelli dark. girano capovolgendosi, proprio come accadde al Sewol. Ascoltate cosa dice il testo della canzone in queste scene. Si riferisce all'ordine insensato che venne continuamente trasmesso ai passeggeri del Sewol e che fu una delle cause principali della loro morte. Sarebbe bastato saltare in mare per salvarsi. Solo in questi oblò, che poi vengono inquadrati da vicino, sono stati aggiunti degli adesivi con le istruzioni, dove non a caso l'unica frase leggibile That è is so "Don't freaking forget". terrible. Non dimenticare è uno degli slogan più usati per ricordare le tragedie, ma nel caso del naufragio del Sewol è un messaggio particolarmente significativo, perché alle famiglie delle vittime. You know what it kind of reminds me of is like that happened like on 9/11 too. It's like the World Trade Center. Like when the first tower got hit, the second tower. I heard that they were giving announcements to stay put, to stay in the building, that everything was okay. So a lot of people, like even though there were people who left and ignored that, a lot of people ended up staying because the fact that there had been announcements to stay put in the building. It just, I don't know. It just really sucks sometimes that you listen to like orders and stuff and it just really like basically leads to tragedy. Vittime e
ragazzi sopravvissuti fu più volte ripetuto di accettare e dimenticare l'accaduto. Guardate ora questa foto. Ritrae uno dei sommozzatori incaricato di recuperare i corpi delle vittime dentro la camera di decompressione. L'oblò non vi ricorda qualcosa? E quest'altra scena in cui Gin inserisce la moneta per far partire la lavatrice si riferisce chiaramente agli interessi economici e alla corruzione che sono stati la reale causa dell'incidente. Per farvi capire questa e le scene successive, devo fare una breve pausa e spiegare alcune dinamiche della tragedia. Il naufragio del Seawall fu causato dal peso eccessivo dovuto a delle modifiche illegali effettuate alla nave, che però aveva comunque ottenuto una licenza di circolazione. Alcuni membri del governo furono accusati di avere interessi finanziari nella società proprietaria del traghetto, ma le indagini furono portate avanti in modo poco trasparente e alla fine molti dei reali responsabili rimasero impuniti. Alcune delle responsabilità più gravi pesano sulla Guardia Costiera. Giunta sul luogo dell'incidente, dopo aver recuperato quelli che per legge avrebbero dovuto mettere in sicurezza i passeggeri, e cioè equipaggio e capitano, si premurò soltanto di impedire alle imbarcazioni civili accorse in aiuto di avvicinarsi. 아까 낮에도 자기네들이 유리창이라도 깨가지고 한 사람이라도 구하려고 그랬더니 경찰이 못 깨겠다는 거예요 그거를. Nessuno dei soccorritori si introdusse nella nave o ruppe le finestre per liberare chi era intrappolato dentro. Alla fine la maggioranza dei sopravvissuti fu salvata dai pescherecci che riuscirono ad avvicinarsi. This is really hard to watch. Fino a che poche ore dopo divenne impossibile recuperare i passeggeri senza attrezzature. I mean, how did they not try to like smash the windows or do anything like that? I mean, riportava alla nazione rassicuranti notizie false. like, so basically they said that they didn't try to smash the windows or really go inside to try to save people. I mean, how are you supposed to save people if you're not doing that? They're kids, they're students, they're just expecting them to save themselves. This is really hard to watch. 나가고 있는데요. 이게 사실이 아니라면서요? 네. I pochi giornalisti che si recarono sul posto furono licenziati e subirono pressioni e censure da parte del governo. In queste immagini si vede chiaramente come la Guardia Costiera abbia ostacolato e addirittura sabotato le operazioni di recupero di volontari esperti. What the hell? 뭐 지금 이유야 뭐 기상 악화로 뭐 안전을 위한다고 그러지만 충분히 들어가려면 들어갈 수가 있거든요. 민간인들은 들어간대. 근데 경찰은 못 들어간대. 아무것도 하는 게 없어요. Potete quindi immaginare la rabbia, la frustrazione e il senso di impotenza dei genitori accorsi sul posto, sapendo che i loro figli, forse ancora vivi grazie alle sacche d'aria, stavano morendo a causa dell'inspiegabile mancanza di azione di chi doveva salvarli. Ritorniamo adesso alla scena nella lavanderia, dove l'orologio segna le 9:35. Tra le 9:30 e le 9:45 le apparecchiature di comunicazione del Seawall smisero di funzionare e l'equipaggio fu tratto in salvo mentre i passeggeri venivano abbandonati al loro destino. Poi compare Suga seduto su una pila di vestiti che è praticamente identica all'installazione Person dell'artista francese Christian Boltanski che state vedendo. Rappresenta le persone che ci hanno lasciati. Nel video i vestiti sono circondati dall'oscurità che ricorda appunto gli abissi del mare. In quest'altra scena possiamo notare attaccati alla giostra decine di nastri gialli. Qui abbiamo un'altra prova di come l'intero video faccia riferimento al naufragio del Seawall, perché nei giorni successivi alla catastrofe tantissimi coreani mostrarono il proprio supporto alle famiglie coinvolte aderendo alla campagna dei nastri gialli. Luoghi e strade della nazione furono colorati di fiocchi giallo speranza. Anche la giostra non è stata inserita a caso. I need a second, I can't see. It's just so sad. Dude, this explanation video really hits hard because of all the like actual footage and stuff that they put in it. It's so freaking sad. I mean, it's crazy. I mean, I understand not wanting to risk more lives, but how are you gonna save anyone if you just do nothing? I'm not sure if I'm gonna be able to get through this, but I'm gonna try and try.
scena di un musical di Broadway che si chiama appunto Carosello e viene eseguita in due momenti, per confortare la protagonista subito dopo il suicidio del marito, che era appunto un giostraio, e poi come incoraggiamento verso la loro figlia che sta affrontando l'ultimo anno di scuola. Quindi abbiamo di nuovo i temi del lutto e del conforto. Vedete l'albero dentro il cerchio di luci che rappresenta la giostra? Simboleggia la vittima, ma anche il ciclo della vita, e questo ci ricollega anche all'albero della scena finale di Spring Day. E non è tutto. Questa canzone di scena è diventata l'inno ufficiale della squadra di calcio del Liverpool, che mostrò il suo sostegno alla campagna dei nastri gialli con il tweet che state vedendo. Proprio il giorno prima dell'incidente del Seawall, il Liverpool aveva infatti celebrato l'anniversario di un altro grande disastro e lo aveva fatto come da tradizione, cantando il suo inno You'll Never Walk Alone. Sto parlando della tragedia dello stadio di Hillsborough che provocò la morte di 96 persone, anche in questo caso molti dei quali ragazzi. Nel 2016 le famiglie delle vittime del Seawall hanno incontrato quelle delle vittime di Hillsborough, unendosi in una campagna comune. Questo perché in entrambi i casi la stampa corrotta riportò false notizie e i parenti delle vittime lottarono e lottano ancora per ottenere verità e giustizia. 돈도 필요 없고 보상도 필요 없고 신뢰치료 다 필요 없거든요. 그것만 해주시면 대한민국의 안전한 미래가 여러분들의 손에 달려있다는 거 그거 하나만 명심해 주시고 제발 도와주시오. Da tutto ciò capiamo che la scelta del titolo You Never Walk Alone non è stata affatto casuale. Un altro particolare è lo stato della giostra, arrugginita e rovinata proprio come le lamiere del Seawall sommerso, che è stato recuperato alcuni giorni fa poco dopo la caduta del governo. Oltre a collegarsi al titolo del musical, quindi, anche la giostra rappresenta la nave che trasportava gli studenti. Nelle scene successive del video credo sia stato rappresentato il momento della morte delle vittime. JK sta sognando, infatti indossa vestiti diversi. Corre cercando un'uscita e qualcosa non quadra, tutto trema, le tende svolazzano. Dopo aver attraversato la lavanderia, che come ho detto simboleggia l'inabissamento della nave, JK incontra gli altri membri del gruppo, ma qualche istante dopo si rivede dentro al treno traghetto. È come se la sua anima si fosse staccata dal corpo che è ancora lì, sul mezzo di trasporto. Se notate, il treno sta attraversando un tunnel, un passaggio, che simboleggia appunto il momento del trapasso. La luce diminuisce e vediamo JK e Rap Monster che chiudono gli occhi e abbassano la testa nel tipico atteggiamento del lutto. Il fiammifero si spegne come le vite dei passeggeri del Seawall, ma ecco che si riaccende, compaiono anche gli altri membri e tutti si ritrovano sopra la pila di vestiti che adesso non è più negli abissi dell'oceano, ma raggiunge il cielo dove in genere tendiamo a immaginare le persone che ci hanno lasciati. A questo punto JK si risveglia e tutto il gruppo arriva a destinazione. Questo che state vedendo è un video realizzato in memoria delle vittime del Seawall che mi ha ricordato moltissimo la scena finale. Le scarpe appese ad un albero rappresentano qualcuno morto in circostanze tragiche e la solennità stessa della scena fa pensare che i ragazzi stiano porgendo il loro omaggio davanti a un monumento ai caduti. Ricordate le scarpe e i messaggi che vi ho mostrato? In questa possiamo leggere: Tesoro, un tuo amico ti ha comprato un bellissimo paio di scarpe. La tua mamma, tuo fratello e tua sorella ti stanno aspettando. La scena trasmette un sentimento di memoria, solidarietà e conforto. Del resto l'intero video è studiato per dare questa sensazione. I colori sono tenui ma vividi, i luoghi sono liberi e aperti oppure chiusi ma accoglienti. L'atmosfera ispira una serenità pacata come la neve, inducendo anche al ricordo di dolci momenti passati, come la scena della festa di compleanno. I momenti che state vedendo adesso rappresentano infatti dei ricordi, perché sia Jin che V li fotografano per poterli riportare alla mente in futuro. L'insegna che vedete fa riferimento a questo libro, che parla di una festa dell'estate nella città utopica di Omelas, dove tutti vivono felici. Questa felicità però ha un prezzo. Un bambino deve vivere segregato in un luogo angusto, da solo e malnutrito, in una condizione che lo porterà presto alla morte. L'insegna in rosso, che significa al completo, ci fa riflettere su come il benessere nella nostra società sia riservato solo ad alcuni. Il significato del racconto di Omelas può essere paragonato a quello del film Snowpiercer, a cui sia il testo che il video di Spring Day fanno riferimento. Lo Snowpiercer è un treno che continua a muoversi attorno alla Terra, colpita da una nuova era glaciale. Tutti gli uomini sopravvissuti si trovano su questo treno, che è diviso in classi sociali. I più ricchi vivono nei vagoni anteriori, mentre i più umili nelle ultime carrozze. I poveri sono continuamente oppressi dai ricchi, che arrivano a rapire alcuni dei loro bambini, e per questo organizzano una rivolta con lo scopo di arrivare alla testa del treno e prenderne possesso. Ma una volta arrivati scoprono che, per poter funzionare, il motore ha bisogno che dei bambini sufficientemente piccoli si See, occupino this is della what I sua thought about manutenzione. in when I watched the first explanation video.
when they talked about homeless and the child having to suffer for the rest of society to prosper. I thought specifically of this scene in Snowpiercer because I had watched the movie before. Um, that was like basically a direct reference almost to this because of the fact that in order to keep the train running, you have to have this kid be inside of this little engine room, and yeah, not a way to live, right? But so far, yeah, this this explanation video is definitely it hits you. It hits you hard because of the actual footage of the people. I think that a lot of the interpretation is similar to the first video. Some of it is definitely a bit different. Like I think in the other video it said that Jin was represented one of the victims, and he was looking up and seeing the people moving up the staircase and growing up and stuff. But in this one, I think they said that they're taking pictures to like remember like the events in their life and stuff like that. I don't know. I think everyone can interpret it their own way. I think maybe I like the first interpretation about like Jin looking up and seeing people go forward and move on with their lives and like grow up. But like that would probably be a little bit more where I would lean. But the like definitely I think there's some merit to this interpretation as well. Condizioni terribili. Nel video Omelas sembra trovarsi simbolicamente all'interno del treno. Si tratta della rappresentazione dei vagoni riservati ai ricchi che vivono sulle spalle dei poveri e dei bambini sfruttati. Entrambe le storie sono quindi un'allegoria delle società capitaliste attuali, dove chi ha il potere è disposto a sacrificare degli innocenti per il proprio tornaconto, il che è esattamente quello che è accaduto con l'incidente del Seawall. 뭐라고? 아 시간이 어딨어? 야 지금 시간이 문제야? 가족이 빠져나가 그렇게 말하지 빨리 가 빨리! 신이랑 제발! 한 사람이라도 살려주세요. 구조를 해야 될 거 아니냐고! 아니 사람이 살아있다고요! 이러라고 이 새끼야! 사람이 살아있다고 가tuk이 왔대! 빨리 구해줘 좀! Dopo la morte di ragazzini innocenti ci fu uno scarico di responsabilità e una ricerca di capri espiatori. E così i volontari accorsi in aiuto divennero responsabili di aver ostacolato operazioni di soccorso inesistenti. Furono inventate There's like two sets of subtitles and it's hard to keep up. 사람이 살아있다고요! 이러라고 이 새끼야! 사람이 살아있다고 가tuk이 왔대! 빨리 구해줘 좀! Dopo la morte di ragazzini innocenti That's okay. Go away, top thingy. You can see after innocent children, there was a shred of responsibility and a search for scapegoats. Civilian diver for the Coast Guard attributed to. innocenti ci fu uno scarico di responsabilità e una ricerca di capri espiatori. E così i volontari And so, volunteer rescuers became responsible for hindering non-existent recovery operations. Of course, like, right? Everything is always put on people who actually try to help instead of those who have the power to help and stand by and don't do anything. I mean, I want to know why they said that they didn't. Like, why wouldn't they try to rescue them? That's their job, right? I mean, I understand it's probably really dangerous, but you shouldn't become a Coast Guard person, or like you shouldn't go into that field of work if you're not willing to put your life on line to save people. I mean, that's kind of the job description, right? accorsi in aiuto divennero responsabili di aver ostacolato operazioni di soccorso inesistenti. Furono inventate condizioni atmosferiche avverse alle immersioni e il governo fece persino in modo che la stampa dipingesse i familiari delle vittime come rivoluzionari affamati di soldi, nel tentativo di manipolare l'opinione pubblica contro di loro. Qui potete vedere come un giornalista... That is really disgusting.
That's so disgusting. So you see people grieving for like their children, and you're saying that they're just money hungry. That's so disgusting. Fingendo di essere pressato dalla calca e come polizia e reporter stiano premendo sui manifestanti del tutto pacifici. La tragedia del Sewol e i nastri gialli sono per questo diventati un simbolo della lotta contro la corruzione del governo coreano. C'è un motivo per cui la Big Hit e BTS hanno scelto di affrontare questi temi proprio adesso. Negli ultimi mesi molti funzionari governativi e collaboratori della presidentessa Park sono stati arrestati per corruzione. La stessa Park è stata interrogata nel dicembre 2016 anche riguardo le sue responsabilità nella tragedia del Sewol e questo 10 marzo è stata destituita dalla sua carica e arrestata. È stata inoltre scoperta l'esistenza di una lista nera governativa contenente i nomi di quasi 10.000 artisti che sono stati discriminati e censurati per aver espresso idee politiche di sinistra o mostrato solidarietà alle famiglie delle vittime del naufragio. Nella lista erano presenti anche i nomi del regista del film Snowpiercer assieme a uno degli attori principali e questo ci spiega ulteriormente il riferimento a questo film nel video di Spring Day. Quelle che vedete sono le immagini delle proteste che sono avvenute in questi mesi a Seoul. See, but I love that people like were empowered to actually all come together and protest a clear injustice and abuse. I mean, I feel like that's something that feels a little lacking here in the States sometimes. People kind of get disillusioned and don't feel like they have power anymore. They feed into that the media and their representation of protest as a bad thing. But obviously, if you use it the right way, coming together and protesting can impact real change. And I like that something actually came out of this horrible tragedy. But again, like I had mentioned this before, I think in the Spring Day or the explanation video, one of those, that I thought that it took a lot of bravery to talk about an event like this in their video, or like to reference it in their video. And like the fact that they have, like, the government did have like a blacklist of like the artists and stuff, like even more so, like it just shows that they have so much integrity. Yeah. Le luci rappresentano la speranza nel futuro della Corea. Tutto il paese, nonché vari artisti, hanno fortemente espresso la loro opposizione al governo. Nello show che state vedendo, i rapper, al posto di sfidarsi tra loro, hanno attaccato all'unisono l'amministrazione Park, ricordando fra l'altro la tragedia del Sewol. When the heroes are comfortable there, where they are now. 나의 봄이 아직 시린 이유 떨어지는 꽃잎이 너무나 슬픈 이유 눈물에 젖은 꽃잎 우리의 봄 반성 없는 그들 미안함은 우리의 몸 그날 이후. Le parole di questo pezzo non vi ricordano un po' il testo di Spring Day? Anche i BTS e la Big Hit non sono rimasti a guardare. Hanno segretamente donato 100 milioni di won, circa 80.000 euro, all'Organizzazione per la Verità e per una società più sicura creata dalle famiglie coinvolte nel naufragio del Sewol. Nonostante la stampa non fosse stata informata, dopo il comeback la notizia è venuta a galla. La Big Hit ha confermato la donazione, aggiungendo solo che i ragazzi ritenevano la questione un affare personale. Alla conferenza stampa dopo l'uscita dell'album, Rapmaster ha dichiarato che con i 4 brani di You Never Walk Alone, i BTS vogliono mostrare la speranza e la rinascita della gioventù che proviene dalla lotta e dalla disperazione. 우리들도 젊은 사람들도 그 한국 사회의 미래를 생각하고 그럴 능력이 충분히 있다고 생각하고 앞으로 더 나은 그런 대한민국을 만들기 위해서 훨씬 그런 노력을 할 수 있다고 생각을 합니다. Ci sono molti simboli nei vestiti che indossano che rimandano a questi concetti. La tigre sulla maglia di V simboleggia la lotta, mentre l'ape, oltre ad essere un simbolo spesso associato alla rinascita come la farfalla e le fenici, è anche un simbolo di operosità e si presta Jesus, bene a it's like rappresentare il every futuro little coreano. thing in their Il simbolo videos has a sulla meaning. rappresenta la memoria e il ricordo, e poi ci sono le ali, l'aereo, le piume. Si tratta
tratta quindi di un messaggio di conforto e di speranza nella rinascita di un'intera generazione che lotta affinché gli errori, la negligenza e la corruzione della società non debbano più ricadere su di essa e su coloro che verranno. Sono infatti proprio i giovani che stanno più soffrendo e pagando a causa dell'organizzazione sociale coreana. Non a caso il tasso di suicidi fra gli studenti di questa nazione è fra i più alti al mondo. Alle domande riguardo i riferimenti alla tragedia nel video di Spring Day, Rapmaster ha risposto: siamo piuttosto cauti nel parlare del naufragio del Sewol, ma credo che in quanto cittadini dello Stato dovremmo sentirci responsabili. Abbiamo donato perché volevamo aiutare il progetto. Dopo quello che vi ho mostrato potete facilmente immaginare perché i ragazzi siano cauti, ma Rapmaster ha anche detto che i BTS non resteranno in silenzio riguardo alle ragionevoli questioni sociali e che contribuiranno a lottare contro questi problemi con la loro musica. Okay. Well, thank you for recommending this video. Definitely informed me a lot about the tragedy and things I didn't know. It was hard to watch though. Yeah, the clips of like the families. Yeah, that was really hard to watch. But I think it's important not to turn away from things like this because, you know, that like there are injustices in the world, and turning a blind eye and pretending they don't exist is part of the issue. Again, I really admire BTS for not shying away from referencing this in their music video. Again, I don't think the song itself had to do with the tragedy. I think it had to do with grief overall. But because of the feeling and the sentiment that was happening in the country at this time, they used the music video to help the people experiencing that grief due to this tragedy connect with the song and try to heal a little bit. So, like, comment, and subscribe. Let me know what I should react to next, and I'll see you next time.